Faccio questi video, quindi niente di professionale, tutto casalingo. Oggi provo a fare la carbonara, che so dell'esistenza di questa ricetta dal 1773. C'è la possibilità di farla anche col guanciale, io invece la farò con pancetta affumicata. Come quantità abbiamo 300 grammi di pancetta affumicata in cubetti che la facciamo sciogliere, ok? Facciamo sciogliere il grasso, così dopo resta tutto solo i cubettini belli pronti. Intanto ho messo l'acqua a far bollire. Allora io preparo la quantità per 4 persone, cioè con mezzo chilo di pasta, 5 uova, 300 di pancetta affumicata e acqua sufficiente per far cuocere, in questo caso le linguine, non spaghetti, che per me sono più buone le linguine alla carbonara anziché gli spaghetti. Oddio. Sì, perché c'è l'M2O, è l'ingrediente segreto, come ben sapete, delle mie ricette. Di solito metto la cappa di aspirazione, ragazzi, però adesso non la metto se non sentite quello che dico. Come vedete qua si stanno cuocendo tutti i cicciolini, la pancetta. Si sente già un profumino. Ragazzi, faccio la farfallina. Ok, intanto proviamo a preparare la faccenda delle uova. Allora io per 4 persone ci metto 5 uova, di cui 4 solo il tuorlo. Uno, due, tre e 4. Vabbè, facciamo finta che questo sarà quello che sarà intero, ok? Visto che mi sta facendo. Ripeto, è roba casalinga, quindi poche storie. Allora, in questo caso, visto che quello è andato intero, questo lo mettiamo solo il forno. Mescoliamo ogni tanto. Poi io cambierei i fornelli, metterei l'acqua qua che fa prima, questo visto che è già un buon punto. Però devo un po' mettere la cappa perché fa troppo fumo e tanto rosso. Allora, io di solito il sale lo metto dopo che l'acqua è andata in ebollizione, perché sennò dicono che si rovinano le pentole se metti il sale all'inizio quando metti l'acqua. Quindi io farò così. Intanto metto qua, dove ho messo i tuorli, un pizzico di sale. Sì, lo so, voi dite che metto sempre troppo. Poi ci metto un pochino di pepe. L'imprevisto, ci vuole prima il grana, quindi stop, grattugiamo il grana. Abbiamo il formaggio, quindi dopo aver fatto questo ci mettiamo il formaggio. Non so, io vado sempre a occhio, ragazzi, quindi intanto i nostri ciccioli si sono preparati e anche l'acqua ha cominciato a bollire.
E tutto adesso, va bene. Quindi io ci metto una manciata di sale, una e mezzo, dai, più saporito. Ok? E poi ci mettiamo le linguine dentro, 9 minuti dicono. Ok, allora vi direi che i ciccioli sono pronti. Io di solito li faccio scrollare un pochino il grasso, forse dovevo mettere, siccome io prima ho tirato via tutti i cubettini super grassi perché il colesterolo dopo ci rimette, forse dovevo lasciarne un po' di più. Ok, e quindi anche questi li metto insieme alla, poi mescolo. Qua intanto, perché non facciano la coda di cavallo, ci mescoliamo un pochino già da subito le linguine. Poi qua mettiamo un goccino di latte e mescoliamo tutto. Delle due li lascio un po' sul liquido perché dopo con la pasta calda diventa un po' più solido. No. Bene, adesso non aspettiamo altro che la pasta faccia la cottura, cioè di 9 minuti, dopo si scola e si mescola tutto insieme. A dopo. Allora, finiti i 9 minuti di cottura, vediamo, facciamo un aerosol col vapore, poi io ci metto un goccino d'acqua fredda subito, così non si secca. Okay. E poi questi qua io attendo un attimino di solito, perché se li metto subito bollenti si coagula l'uovo e quindi si trovano degli agrumi, quindi provo a tardare un po' a mettere la pasta dentro dove c'è l'uovo. Ok, una volta messa si mescola tutto. Come vedete ragazzi non si sono fatti gli grumi, che se metti subito la pasta bollente si fanno tutti dei grumi, che c'è l'uovo che si cuoce, invece così, no? Così è venuto tutto omogeneo. A volte se viene un po' troppo secco si può aggiungere un po' di latte, non fa niente se uno aggiunge del latte. Secondo me stavolta devo mettere un po' più di ciccioli, sarà per next time. Poi che faccio? Impiattiamo. Adesso faccio solo 2 perché sul mio banco non ci stanno più di 2 piatti, quindi ne faccio 2. Forse diventa un po' denso. No? E poi un altro. Sì, forse un pochino di latte dopo lo aggiungo, che lo fa diventare un po' più morbido. E poi alla fine andiamo a raccogliere i cicciolini che sono sul fondo e a mettere sopra. Sì, decisamente stavolta ne ho usati pochi, ma perché c'era tanto grasso e a forza di scartare il grasso non è rimasto niente. Ecco qua. Vabbè dai, diciamo che buon appetito.